Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Sposate una lesbica, vuol dire giovani, sposate una lesbica, oppure fate una coppia di fatto con una lesbica. Ma che titolo è mai questo? Ma che discorso è mai questo? Beh, cominciamo col dire intanto che quando si parla di lesbiche, si parla di quelle fanciulle, di quelle donne, giovani o meno giovani, che amano far l'amore con altre donne. E diciamo che la lesbica per antonomasia era Saffo, Saffo di Lesbo, la celebre poetessa Saffo, che scrisse una infinità di poesie e un inno meraviglioso alla dea Venere. Ora, diciamo subito che Saffo ebbe la direzione di un collegio dove le fanciulle venivano allevate e si dice che essa coltivasse gli amori con queste fanciulle e di certo nulla c'è di più leggiadro di due donne che fanno l'amore. Però, tanto per capirci subito, si dice anche che Saffo avesse un marito e che ebbe anche una figliola. E si dice anche che la povera Saffo si uccise per amore. In ogni caso Saffo di Lesbo, amava far l'amore con le fanciulle in fiore, e però aveva anche un marito e fece anche una graziosa figliola. Allora, andiamo al cuore del problema. Sposate una lesbica o fate una coppia di fatto con una lesbica. Voi sapete che nella famiglia monogamica patriarcale i ragazzi, i figli, specialmente i figli maschi, specialmente in questa epoca di benessere, anche se c'è la crisi, sempre benessere va bene, i giovani crescono appunto con papà e mamma, magari c'è il figlio unico, due figli. Comunque i figli crescono con un attaccamento particolare alla mamma, per cui da grandi vorranno trovare una compagna che assomigli un po' alla mamma, ma come la mamma ha dato tutto il suo affetto a loro, va bene? E così loro vorranno che la loro sposa, compagna, dia tutto il suo affetto a loro. E per cui nasce la gelosia. La gelosia. Tanti giovani mi scrivono sulla questione della gelosia. E io ho fatto tanti video indicando delle modalità per abbassare le sofferenze. Non sto qua a riepilogare tutto quello che ho detto, è sparso qua e là su questo sito. Allora vediamo un po'. Cosa succede se un giovane si sposa con una lesbica o si accoppia, fa una coppia di fatto con una lesbica? Io preferisco sempre la coppia di fatto al matrimonio, sia che si tratti di coppia con eterosessuali o di coppia omosessuale, è sempre meglio che ci sia la coppia di fatto, va bene? Il matrimonio è una promessa di ergastolo, va bene, che si conclude, dice, vivrete insieme nella buona e nella cattiva sorte sino alla morte. Pensate un po' voi che razza di clausola, e poi non si può realizzare voi. Vabbè. Allora, pensate voi un giovane che magari soffre di gelosia, perché ha paura in continuazione che la propria compagna di turno gli metta quelle che si chiamano le corna, che sono, tra l'altro, scusatemi, sono inevitabili, non si sfugge, nessuno di noi può sfuggire a questa situazione, però si può adottare una situazione di mare minore. Se un ragazzo va a fare una coppia di fatto con una lesbica o decide di sposarsi con una lesbica, il livello di sofferenza diminuisce. Voi mi dite, ma una lesbica non si sposa? Beh, a parte il fatto che Saffo di Lesbo si è sposata e ella è la lesbica per antonomasia, a parte questo, però io qua sto facendo un discorso generale, quindi non mi si devono fare delle puntualizzazioni su casi particolari, se non si finisce più.
io sto facendo un discorso generale. Nel discorso generale ci stanno dentro tanti casi singolari. E nei casi singolari che non ci sta dentro il discorso generale, non so se mi spiego, che discorso generale è, quindi mi raccomando con le puntualizzazioni, mi raccomando, il mio è un discorso di carattere generale. Se voi vi sposate o convivete con una lesbica, il tasso di sofferenza si abbassa il tasso di sofferenza. Detto subito che la donna lesbica è una donna che ha una marcia in più, che perché la donna lesbica va con le altre donne, ma nessuno le può impedire di andare con un uomo e anche di fare dei bambini, come fece proprio Saffo di Lesbo, che è la santa protettrice di tutte le lesbiche. E infatti avviene concretamente. Poi voi mi dite, ma se io mi sposo con o mi accompagno con una lesbica, ella a letto sarà poco calda con me, perché preferisce essere calda con quelle del suo stesso sesso, cari. La calura della donna con la quale voi vi accoppiate o con la quale voi vi sposate dura quanto un battito di ciglia, la calura, il calore, va bene? Sparisce. Che la vostra compagna sia lesbica o eterosessuale, la calura sparisce. Quante volte ve lo devo dire? Una donna su 3 finge l'orgasmo e il partner non se ne accorge. Quando si parla di donna non si parla mica di lesbica, E queste sono le cosiddette donne eterosessuali. Una donna su 3 finge l'orgasmo e il partner non se ne accorge. Va bene, poi? Ai, serva Italia, idolo Rostello. Coppie, la crisi del sesso, 2 volte su 3 e lei a non voler fare l'amore. Cari. Certo queste cose non ve le può dire il prete dal pulpito, non si insegnano queste cose, sono statistiche. Ma anche senza le statistiche, vi basterebbe fare un piccolo sondaggio tra i nuclei familiari di vostra conoscenza che ve ne accorgete che è così. Dopo 2, 3, 4 mesi, se tutto va bene, il calore è sparito. Nel letto coniugale si dorme come fratelli e sorelle, magari anche volgendosi la schiena, magari anche con qualche fastidio. Allora non mi ponete il problema che la lesbica è più, sarà in calore con altre donne e non con me, suo compagno o suo marito. Ma anche se voi vi sposate una che lesbica non è, il calore sparisce. 3 donne su 4 fingono l'orgasmo, hai capito? Fingono l'orgasmo. E poi, pensate, vostra moglie, la vostra compagna lesbica va a lavorare? Ma voi non dovete... faccio sempre riferimento a tutti quei giovani che sentono molto forte in sé il sentimento della gelosia, sempre dovuto al nefasto imprinting della famiglia monogamica patriarcale, la proprietà e via di seguito. Non è detto che questo discorso valga per quei giovani che di gelosia ne hanno di meno. Comunque, va a lavorare? Ma voi potete dormire tra 2 guanciali. La donna lesbica semmai si innamorerà della collega d'ufficio, della collega di lavoro, non del collega. E a casa vostra? A casa vostra potranno andare gli idraulici, i postini, i panettieri. Sì, va ad aprire la donna lesbica, la moglie lesbica, la compagna lesbica, non ci saranno problemi. E la stessa cosa, se poi si fa l'amante, la vostra compagna o moglie lesbica, ma che problema c'è? Vi porta a casa una donna, non vi porta a casa un uomo. Capito, cari amici, giovani amici? Sposate una lesbica, date retta a me. Ricordatevi che questo è un discorso di carattere generale. Poi magari arriva il sessuologo, lo psicologo, arrivano gli specialisti a dirmi, ma in questi casi si può... Ma no, ho già detto, ho fatto un discorso generale. E dentro un discorso generale ci stanno tanti casi particolari. E dentro un caso particolare che non ci sta un discorso generale. Va bene, cari amici? E i miei messaggi hanno sempre la finalità di abbassare il livello di sofferenza. D'accordo? Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.